Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere le equazioni di secondo grado spurie, ovvero quelle in cui l'equazione non è completa e manca il termine noto. La regola ci dice che devo andare sempre a raccogliere una x. Così facendo al primo termine mi rimane 7x, mentre al secondo termine mi rimane 3. A questo punto la soluzione è molto semplice, si applica la legge di annullamento del prodotto, che in termini pratici significa fare due rami e risolvere le due singole equazioni. Quindi ho posto il primo fattore uguale a 0, quindi x uguale a 0, e il secondo fattore uguale a 0, 7x meno 3 uguale a 0. La prima soluzione è già fatta, non ho nessun calcolo da fare. La seconda è un'equazione di primo grado, quindi vi ricordo che si porta il termine noto al secondo membro, ricordandoci come sempre di cambiare segno. Dopodiché devo dividere sempre per il coefficiente che c'è davanti alla x, quindi nel nostro caso 7, e quindi la soluzione è x uguale 3 settimi. Come potete notare, un'equazione di secondo grado spuria mi dà sempre due soluzioni dove una vale sempre 0 e l'altra vale un numero. Andiamo subito a vedere un esercizio un pochino più difficile. Come sempre la prima cosa da andare a fare sono i calcoli, quindi qui noto che ho una somma per differenza, per cui risolvendo ho il quadrato del primo termine meno il quadrato del secondo termine, ovvero x alla seconda meno 1. Il denominatore per il momento lo ricopio. In questo termine non ho nessun calcolo da fare, quindi anche qui lo ricopio, mentre al secondo membro ho un quadrato di binomio, quindi quadrato del primo, x alla seconda, più quadrato del secondo, 1, più doppio prodotto, quindi 2 per 1 per x, 2x, e il meno 1 lo ricopio. Siccome noto subito che questi due termini sono opposti, per fare meno calcoli ai passaggi successivi li semplifico già. Ora, tutte le volte che ho dei coefficienti fratti dobbiamo andare a fare l'MCM. Il minimo comune multiplo tra 2 e 4 è 4, quindi scrivo 4 al denominatore sia al primo membro che al secondo membro e vado a fare i calcoli. 4 diviso 2 è 2, quindi tutto il nostro numeratore lo moltiplico per 2, più 4 diviso 4 1, quindi ricopio il numeratore. 4 diviso niente 4, quindi 4x alla seconda. Di nuovo 4 diviso niente fa 4, quindi 8x. Ora semplifico i denominatori e vado a fare gli ultimi calcoli. Moltiplico il primo termine per il primo, quindi 2 per x alla seconda, 2x alla seconda. E 2 per meno 1, meno 2. Qui non ho nulla da fare, quindi ricopio, e la stessa cosa qui. Noto che ci sono due termini opposti e quindi si semplificano. 2x alla seconda e 4x alla seconda li posso sommare. Ricordiamoci che quando porto questo termine al primo membro viene meno 4, quindi 2 meno 4 fa meno 2x alla seconda. Stessa cosa, posso sommare i termini con le x, quindi quando 8 lo porto di qua viene meno 8, quindi 1 meno 8 meno 7x. Visto che il termine di x alla seconda segno meno, cambio segno, e ovviamente quando cambio segno devo cambiare segno a tutta l'equazione, quindi questo si trasforma in più. Ora che ho finito di fare tutti i calcoli, noto che sono di nuovo in un'equazione di secondo grado spuria, quindi la regola mi dice che devo raccogliere una x. Così facendo nel primo termine mi rimane 2x, più nel secondo termine mi rimane 7. Faccio i rami e pongo uguale a 0 i due fattori, quindi x uguale a 0 è già una soluzione, quindi sono a posto, e 2x più 7 uguale a 0 devo andare a risolverla, quindi porto il 7 al secondo membro e gli cambio di segno. Infine divido tutto per il coefficiente che c'è davanti alla x, quindi 2. 2 2 si semplifica, mentre qua rimane meno 7 mezzi, quindi la soluzione di questa equazione è x uguale a meno 7 mezzi. Come abbiamo visto prima, una soluzione è sempre 0 e l'altra invece è uguale a un numero. Come sempre, alla fine di ogni video arriva il tuo momento. Il momento di mettere in pratica quello che hai visto e fare gli esercizi. Stacca il telefono, togli le notifiche di WhatsApp, non accedere né a Facebook né a Instagram. Concentrati solo sugli esercizi. Dedica 5 minuti per allenarti. E anche per oggi è tutto, continuate ad allenarvi, continuate a fare pratica e vedrete che i risultati arriveranno. A proposito, fatemi sapere in chat come stanno andando i vostri voti e soprattutto se avete qualche domanda non esitate a chiedere. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è
Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Iscriviti al canale e non perderti i nuovi video, li caricherò prestissimo.